Espatriati ed espatriate di tutto il mondo, come state? Bentornati, una nuova puntata di Una vita da lontano live ed in podcast. Come sempre vi ricordo di iscrivervi a tutti i nostri social. Che c'è, Piero? Perché ridi? Live questa volta direi proprio di no. Veramente Live nei vostri cuori, però. qui qua nei vostri cuori, come diceva qualcuno. Allora, come sempre vi ricordo di iscrivervi ai nostri podcast, di iscrivervi al nostro canale YouTube, di trovarci, linkarci, likearci, non so se questo si può dire in italiano, su tutti i social possibili e immaginabili. Basta cercare Una vita da lontano in italiano e A Life from Afar in inglese, se ci volete cercare in inglese, e insomma condividete tutti i nostri video, i nostri podcast. Questa volta torniamo in un posto dove siamo già stati, ma per parlare di un argomento molto molto interessante che speriamo possa essere utile a tutti. L'ospite ovviamente non lo presento io, ma l'argomento della puntata è il curriculum perfetto, in omaggio al nostro Piero. E allora, senza indugio nemmeno io, Piero Carlucci ed Emiliano Pilotti con me questa puntata come sempre. Però non ha indugiato assolutamente e poi ha dato una serie di informazioni precise e puntuali al momento. Emiliano, se mi fai cenno quando è ingoiato, io faccio partire la sigla. No, In no, quel non sto momento. mangiando. Ah no, mi era sembrato, scusa. Benissimo. Quindi, senza indugio e senza danno, senza rifugio e senza affanno, a voi la sigla. Oh, allora siamo rientrati, ciao a tutti, sono Emiliano come sempre. Mio compito specifico, lo voglio fare adesso prima della fine della trasmissione, è dirvi che questa è la nostra quarta puntata della terza stagione, ma facciamo un bel numero tondo come numero complessivo di puntate 60, e per cui abbiamo pensato di fare una puntata speciale. Vedete la nostra ospite in attesa, così che pazientemente, giustamente, perché noi parliamo la vediamo un noi. sacco, anche troppo. Giusy, bentornata, tu sei la nostra ospite. Grazie. Numero 29, anzi no, sì, 29, quindi torniamo da te a Lisbona in Portogallo per diciamo così chiederti delle cose un po' tecniche. Poi c'è da dire una cosa, sì. Torniamo da lei, sì, ma in una casa nuova. Esatto, una casa confortevolissima. Però dal muro non riusciamo a distinguere le due case, per cui alla fine della puntata diamo l'indirizzo se serve. No. Magari c'è una stanza in più come Airbnb, chi lo sa, in questi tempi. No. L'indirizzo lo so. Solo amici. Solo amici, però con moderazione, non tutti insieme, perché la casa non tutti insieme. La casa può ospitare, però non troppe persone contemporaneamente. Massimo 3. Vedi che già abbiamo dei dettagli. Aspetta, allora, questo è partito da lontano, mo ci arriva a Lisbona un attimo. Deve zummolare, zummolo. Hai trovato quello in Scandinavia, dai. Va bene, questo momento di imbarazzo ti prego. Per chi ci stesse ascoltando, sto facendo vedere la mappa di Lisbona. Sì, per chi ci stesse solo ascoltando nel podcast, abbiamo tagliato un pezzetto in cui sostanzialmente non sapevamo che dire. Invece, per chi ci ha visto in video, abbiamo provato a farvi vedere Lisbona rispetto al globo, rispetto al mondo, ma in realtà oggi parliamo di una cosa che sostanzialmente non dipende molto dal paese. E Giusy è una professionista del settore del HR, come risorse umane, è una selezionatrice professionista. Posso dire che ci proviamo, che sei anche una cacciatrice di teste a richiesta, ovviamente. Cioè vai in cerca sola richiesta, vai in cerca di figure professionali specifiche a seconda di appunto quello che serve. Con te vorremmo parlare di questo sconosciuto strumento, diciamo così, che dovrebbe essere abbastanza standard nel mondo, che è il curriculum vitae, ma di cui insomma ognuno ha un suo proprio concetto e diciamo così noi potremmo già farvi vedere 3 curriculum completamente diversi e ugualmente non corretti fino in fondo. Ognuno ha qualcosa di strano. Diciamo che più o meno
vanno tutti bene. Il problema è avere delle regole basi, tipo scrivere bene il nome e cognome. Aiuta. Che mi sembra proprio il minimo, no? E aiuta. E aiuta tanto mettere il numero corretto di telefono, Vero? cioè l'ultimo, quello attuale, no? Quello per esempio che hai lasciato a qualcun altro, oppure quello di casa e mamma e papà rispondono. Ti stai riferendo a me? No, Ok, però, per sapere. dico, se uno ce lo mette magari specifica a casa o insomma qualsiasi altra cosa, perché non è proprio carino. E che poi sei italiano, per carità, lo capisci, però insomma lavorando con più curriculum uno ogni tanto dice casa, cellulare, quindi questo. E poi una cosa importante, la mail corretta sempre, perché delle volte io faccio recuperi speciali su WhatsApp, tipo perché poi magari sei un po' italiano e quindi sei trasferito in Portogallo e quindi c'è il numero portoghese, ma WhatsApp è italiano, quindi faccio sto tentativo, lo trovo su WhatsApp, però nel frattempo la mail non è quella, perché poi magari è piena e quindi la mail non mi arriva, le aziende non mi chiamano, oh mio Dio che tragedia, sono tutti cattivi. No. Magari se scriviamo bene il nome e il cognome, il numero di telefono e la mail, è già un passo avanti. Diciamo che se uno ogni tanto ripulisse anche le cartelle in modo tale da non accumulare troppe mail e non farsene rimbalzare, per esempio con le ultime offerte del Nesquik o l'ultimo episodio di Mototop e Autogatto, magari aiuta Questa anche quello. La capiamo solo noi nati durante gli anni 70. che un po' moto Sì, autogatto. scusate. Giù si è sgranato gli occhi e ha detto che roba è. Come direbbe una Non ce l'ho nel curriculum. come direbbe una dei miei idoli, Pink, so what? Ok. Quindi abbiamo stabilito le regole di base globali, L'ingaggio. cioè il buon senso. Intanto Sì. se chiedi, anzi se ti proponi a qualcuno per un lavoro, almeno sappi tu chi sei, scrivilo bene e lascia dei recapiti corretti per essere richiamato, perché magari ti vogliono Aiuta. assumere, ma non sanno Sì, dove. soprattutto l'indirizzo email, perché è una cosa che in generale le aziende lavorano con le mail, il primo contatto è quello, cioè noi per esempio proviamo prima, il primo contatto è il telefonico, però se una persona lavora giustamente uno risponde al telefono, quindi io invio una mail, però tante volte tornano indietro. È semplice secondo me, e poi dovrebbe in teoria uno crearsi della mail semplicemente per la ricerca del lavoro, tipo nome, punto, cognome, chiocciola, punto qualsiasi cosa, perché poi tipo leggi delle mail E qui trottolino amoroso e poi magari non è proprio il massimo, quindi nome o cognome viceversa è una cosa semplice. E una cosa secondo me che tutti dovrebbero fare è, prima di capire per quale lavoro uno vuole applicare, poi magari uno legge pure un pochettino che cosa dice l'offerta di lavoro, però fare una lista, un foglio Excel o un foglio in Word dove e per quale posizione una persona ha applicato, perché è una cosa che capita spesso e non è piacevole, però ultimamente ho imparato e quindi salve, sono Giusy, la chiamo da e questa è la posizione per cui lei ha applicato, così evito l'imbarazzo. E quando dicono ma perché? Ma io ho fatto tante application, ma chi sei? E poi io dico perché poi uno quando prende la telefonata in realtà non la sente all'inizio, ciao sono Giusy, chiamo da, e quindi va subito magari in difficoltà perché non collega la posizione, non collega diciamo la tipologia di lavoro, l'azienda, e diciamo che non è una bella figura, perché se applichi per una determinata azienda in realtà un approccio abbastanza normale è quello di andare a studiarsi prima il sito di quell'azienda, perché se applico ad un'azienda in teoria dovresti essere interessato a quell'azienda lì. quello però è già un corso advanced, siamo seri, cioè, Sì, siamo arrivati oramai già un po' avanti. siamo già alla crema dei candidati, perché Sì, c'è da dire. però
diciamo che non sarebbe maluccio capire uno dove lo manda il curriculum. Adesso, visto che l'ironia del titolo della puntata riguarda proprio il fatto di mischiare il mio nome col curriculum perfetto, devo dire che ad esempio di questi errori ne posso già dire di averne fatti almeno 3. La mia prima email era inascoltabile, però mai come alcune che ho ricevuto io quando ho fatto selezione. Ora eviterò quelle inglesi perché sennò bisognerebbe tradurre, ma io ho ricevuto una fragolina pucciosa, ho ricevuto una puffetta pallina e ho ricevuto un capo della palestra. Capo della palestra, vabbè. Vabbè, io ho ricevuto email di lui e lei insieme per sempre. Geniale. Cioè che quindi, che ne so, Piero e Giovanna per sempre @gmail.com. Sì. Vabbè, però tu lì ne assumi, cioè ne paghi uno, ne lavori in 2, cioè, mi sembra eccellente. Diciamo che Ho fatto l'errore di non sapere minimamente chi mi stesse contattando, però questo più di 15 anni fa, ed è stato sono stati 5 minuti molto belli e molto intensi telefonata. Scusa, ma tu saresti... Ah, ma quindi è per un lavoro? Ah, è un lavoro, sì, dov'è? Ah, ma sì, in effetti ho fatto application in Svezia, in Scozia, vabbè, comunque finisce per zia in italiano, va bene uguale. E ho fatto, quando ero più giovane, l'errore di non sapere minimamente cosa era l'azienda a cui mi andavo a relazionare, e sono poi dei colloqui di lavoro difficilissimi perché da lì non recuperi mai, e diventa una sorta di palude, di sabbia mobile, cioè tanto più ti muovi per recuperare, tanto più lentamente affondi, e quello mangi popcorn e dici sì, vediamo come ci lasci le peli. Diciamo che qui stiamo parlando della prima impressione, ovviamente, sì. È l'inizio di tutto, Sì. Quindi intanto essere contattati, poi il fatto che qualcuno magari da un'azienda ti può chiamare per una posizione diversa da quella per cui hai mandato l'ultimo curriculum, però sempre della stessa azienda si tratta, non puoi cascare dalle nuvole, dovresti, diciamo così, almeno tenere traccia Sì. delle application che hai fatto, perché non fa nemmeno una buona impressione che tu a mitraglia hai mandato il tuo curriculum per 2000 posizioni. Da me in dialetto si dice ando coglio che non è il massimo. Anche in abruzzese. Non è il massimo. Anche diciamo così, dal lato tuo di selezione, sapere che uno ha mandato urbi e torbi il proprio curriculum, non importa per quale posizione, non aiuta nemmeno a capire se è adatto o meno. Però qui stiamo parlando della prima impressione, no? Come presentarsi a un colloquio dal vivo, puliti, con le scarpe e non con l'infradito, no? Le basi, diciamo così, non in pantaloncini hawaiani. Insomma, se fai un'application per fare il bagnino, forse vai bene con l'infradito. Sì, però appunto dipende. Secondo me è più lo zoccolo Dr. Scholz per fare il bagnino, non vorrei dire, ma ho questa teoria. Ho capito, anche qui torniamo sugli anni 80-90, però no, sì. Quindi parecchi anche adesso. Diciamo che queste, quello che abbiamo detto finora è appunto la prima impressione. Poi ovviamente dal curriculum voi ovviamente leggete le cose che ci sono scritte, come sono scritte, anche lì c'è una prima impressione prima di essere contattati di persona o al telefono o appunto in una videoconferenza o essere chiamati a un colloquio, e quello e come è fatto il curriculum, non solo quello che c'è dentro, poi dà degli indizi al selezionatore. Sì, quello dipende un pochettino dalla posizione per cui uno applica per l'application, perché chi fa digital marketing non manda il curriculum che manda un team leader, perché comunque cerca di farlo in un certo modo, più originale, c'è il più classico, il più originale, però sempre rimanendo su una linea comune. Tanti adesso discutono sul topic della foto foto no, foto storta, foto è. La foto non è obbligatoria. In tanti paesi la foto non è richiesta perché è un bias, si parla di discriminazione, quindi loro non ti chiedono né la data di nascita, per esempio, e nemmeno la fotografia.
Uno dei paesi che io sappia che sta parecchio avanti per questo è l'Irlanda. E addirittura, perlomeno dagli ultimi studi che sono stati fatti, si parla, non so tra quanto, di alcune interviste al buio, in realtà senza camera, senza niente, ma in realtà per non influenzare la persona che recluta, persone semplicemente dall'altra parte, e si pensa, non so quando, ma spero presto, di avere in realtà solo le esperienze lavorative e quello che è poi il background scolastico, che penso che sia la cosa più giusta, perché la valutazione deve essere fatta sulla persona che applica. Questo è sempre nella prima fase, perché poi successivamente quando fai i test, l'application, dipende anche l'attitude della persona, come si comporta, l'interesse che mostra durante il colloquio la persona che è, e questa è un'altra cosa. Però quando cominci, noi abbiamo solo il curriculum, bisogna essere chiari anche sulle cose che si è fatto, tipo, non lo so, come HR, se applico come HR dico che so fare le call search e metto tutto quello che, tutte le mansioni che svolgo adesso. E la cosa più importante è che da evitare delle cose che in realtà noi le prendiamo e le copiamo dalle job offer e poi alla fine non sappiamo nemmeno qual è. Qui apriamo un piccolo mondo sul curriculum in sé, che è quello di mettere cose, diciamo così, non fatte, ma fatte perché di striscio. Mettiamolo in contesto, cioè nel senso che è giusto, adesso correggimi se sbaglio, a fare un curriculum apposta per il lavoro per il quale si fa un'application, o perlomeno sistemarlo, perché l'hai appena detto, però ovviamente, come dici tu, è completamente sbagliato poi prendere la descrizione del lavoro per il quale si fa l'application e copiare esattamente paro paro, come si dice dalle nostre parti, le skills che sono richieste per quel lavoro lì, perché poi ovviamente il bugello hanno le gambe corte, no? Come si dice. Sì, io per esempio l'esperienza che io ho avuto una signora, una donna sulla cinquantina, e ricordo bene quello che è successo, che aveva un curriculum strepitoso, aveva viaggiato e aveva fatto milioni di lavori e voleva applicare in realtà come customer service. E lei mi disse: Giusy, ti mando il curriculum che ho preparato per l'application per il customer service. Quindi avere anche diversi curricula in generale e dici ok, forse sono pronto per fare questo, forse sono pronto per fare altro, non è sbagliato. L'importante è che poi quello che scrivo corrisponda in realtà, perché non è proprio un grandissimo figurone quando entri in azienda e non è così. Per esempio, una cosa che inizia sempre le cose basi: i livelli delle lingue A1, A2 è base, B1 e B2 è intermedio, C1, C2, C1 che è il livello alto per i non native, e il C2 è quando noi siamo tutti italiani, che parliamo tutti quanti la lingua madre. Le persone tante volte scrivono A1, A2 se sono native, cioè non capiscono nemmeno la differenza tra 1 e C2. E quindi poi quando ci arrivi, ma sei native o non sei native? Ah no, ma io A viene prima di C, A viene prima di C, però non è questo il contesto. Quindi volevo dire che anche su questo ci sono delle risorse online da leggere, un pochino da studiare per capire le differenze dei livelli quando sono richiesti. Se non sapete qual è il vostro livello, ovviamente. Io devo essere onesto, non lo sapevo. Fino a qualche anno fa non sapevo che la lettera più bassa era quella, diciamo, la lettera più bassa era quella più alta in termini di capacità. A me invece è capitato che purtroppo la persona che mi stava selezionando non lo sapesse, per cui vabbè, no, quindi tu praticamente non parli niente in inglese. È mezz'ora che stiamo parlando in inglese, fai tu. E a quel punto, da quel giorno, ho deciso mai più una dizione specifica. Sulle lingue io metto semplicemente Native, Intermediate, Advanced, punto.
Poi lo vedi te. Proficient, Advanced è uguale, però l'importante è che sia, cioè Certo. uno lo metti chiaro. Oppure, per esempio, se io applico per un lavoro in Portogallo o in Irlanda, non lo mando il curriculum in italiano. Beh, quella mi sembra un'idea, Mando mi il sembra curriculum in ad inglese. esempio un'idea abbastanza intelligente. Quindi Soprattutto- tu mi dici che ce ne sono molti di persone che... Fa parte della selezione, ho dato il curriculum italiano, come disse il noto favolista danese, Andersen. Ma quando nel vecchio lavoro che facevo, che lavoravo in un'agenzia che è diverso, adesso lavoro in house, quando si facevano le ricerche dei curriculum in generale, le ricerche che facevamo erano con le parole che poi erano in lingua madre, e questo accade in Certo. tutti i paesi, che sia la Germania, che sia la Francia, che sia l'Italia. Non è un errore che fanno solo gli italiani. Però se l'application la faccio per, non so, il Portogallo o comunque in generale, perché si parla di multinazionali o comunque grandi aziende, la lingua chiave è l'inglese. Quindi ovviamente. A me è capitato pure che ha scritto C1 sul curriculum e poi alla fine noi facciamo sempre la prima chiamata e poi facciamo l'intervista in video. Non era nemmeno la stessa persona. Ecco, quello per esempio può essere un classico, per dire, abbiamo amici vicini con i quali questa cosa è stata ma tanti anni fa, ovviamente poi anche lì le bugie hanno le gambe corte, quindi non si va da nessuna parte. Però poi sì, vai. sì, Ida. no, scusa, no, No, dicevo che da Vai. No, Prego, non Ida. picchiatevi, non picchiate. O no, meglio, e se c'è dovete la porta è stretta, non ci passiamo tutte se e due dovete farlo, contemporaneamente. fatelo dal vivo, almeno esce il sangue, l'audience. Così No, capisci. allora, prima che mi dimentico, perché i miei neuroni sono un po' peggiori di quelli di Raffaele, No, allora, bene. da quello che ho capito, intanto cercare di imparare o cercare di sapere bene o male come sta funzionando questo processo di selezione, chi ti sta selezionando, Esatto. e intanto è importante perché c'è differenza tra essere selezionati da un'agenzia piuttosto che Sì. da diciamo così, un'azienda esterna che si occupa proprio di cercare persone, e lì magari anche se non sei adeguato per quello che stai facendo, magari un pochino cercano di conoscerti e di capire se potresti andare bene per qualcos'altro, se uno ti può mettere in una lista magari non per quel lavoro ma per qualcos'altro. E invece quando è direttamente l'azienda che ti sta selezionando, e lì saperlo cambia un pochino le cose, perché se non rientri all'interno del profilo, se hai detto delle stupidaggini, se hai scritto delle cose sbagliate, se non parli la lingua che hai millantato, effettivamente vieni eliminato immediatamente. C'è anche questa piccola cosa da Purtroppo da non capire. fisicamente, diciamo. Vabbè. No, io una cosa che dico sempre, per esempio, è quando uno risponde al telefono, dice, per esempio, ciao, sono Giusy, ti chiamo dal Portogallo, dall'azienda X, e quindi vorrei parlare con te. La prima cosa, se uno non capisce, è respiro e dice, per favore ripeti, perché tipo io ho fatto delle conversazioni di 15-20 minuti e poi, ciao Jennifer, ma Jennifer chi? Bella Giulio! Quindi carta e penna subito nel momento in Calamaro. cui No, ma arriva magari la- uno sta per strada, oppure dice, mi richiami dopo, oppure non so, mi invii una mail, sempre perlomeno nel mio caso sempre abbastanza disponibile. Però ciao Jennifer, dopo che parliamo 15-20 minuti siamo passati da Principina a Jennifer, Giulia, Valentina, quindi io comincio a avercela un po' a morte coi miei, visto il nome che porto. Però insomma Jennifer è stato il top ultimamente, quindi No, Vabbè. da quel punto di vista invece è divertente ricevere le telefonate dei recruiter, specie di lingua inglese. Quando rispondono, hi, e io sto lì, dai, vediamo come mi chiami questo giro. Il più gettonato in quel caso è Pyro, però che Yeah. come Yeah, pirata, it's me, Piero. Yeah, una pirata cosa del genere. Piero. Pirate. Pyro, how are you? No, Yeah. c'era un signore Attenzione, se la ricorda Raffaele. con il quale abbiamo fatto, quando lavoravamo io e Piero in un'azienda tanti anni fa,
insieme. A un certo punto ci hanno praticamente, diciamo, messo in cassa integrazione, mettiamola così. Adesso No, ci hanno proprio cacciato, cioè ci hanno chiuso il reparto e hanno detto ciao Cicci, noi andiamo a guadagnare di più. e ci hanno pagato un corso per come, diciamo, prenderla meglio. diciamo, per come cercare di avere un lavoro subito, insomma. È stato un corso interessante perché eravamo poi da poco in Irlanda, eccetera eccetera, quindi ci ha aiutato. E uno dei consigli che questa persona ci dava era proprio quella, sì, di prendere, magari annotarsi con la persona con cui stava parlando, come hai detto tu, e un'altra, magari se si stava al telefono, cercare di camminare o di avere, diciamo, un body language che potesse essere un pochino più consono alla telefonata, invece, perché si poteva percepire anche al telefono il fatto che la persona avesse un body language attento rispetto a una persona passiva che dice sì. Non è vero, perché Vodafone a me. Io Che per senso, esempio Piero? chiedo, Nel senso che io sono stato un signor 190. Benvenuti in modo, sono Piero. In cosa posso esservi utile? Dicevi Giusy? dicevo, quello che per esempio quando io telefono chiedo sempre: sei libero? Possiamo parlare? Ti chiamo per questo motivo, che questo è rispettoso in teoria da parte nostra, chiedere se poi la persona è disponibile o meno. E quindi diciamo di sì, perché delle volte dalla voce capisci se magari sono impegnati, se sono al lavoro, se non possono, perché poi è una telefonata, quindi diciamo che tutto comincia da lì. Però tante volte è meglio dire no, chiamami dopo, e no, ciao Jennifer. Ciao Jennifer. Ecco, Beh, soprattutto se devi fare una prima selezione, diciamo, non depone tanto a favore. aiuta anche, per esempio, se uno abita sopra lo stadio, chiudere una finestra. Anche. Però No? c'è da dire che, ad esempio, invece, l'ultimissima chiamata che ho fatto per selezionare una candidata qui in Bulgaria è stata divertente, perché la ragazza ci ha risposto su Skype e si sentivano gli uccellini dietro. Per cui nessuno ha commentato niente, perché è stata comunque una conversazione con gli uccellini dietro, è stato molto bucolico, molto bello da ascoltarsi. E l'importante è che si sente, perché il problema quando No, fai un colloquio, La chiamata era limpidissima, per cui non c'è stato bisogno. Invece questo Però- chip dietro ogni tanto. sì, è vero, mi ricordo di aver fatto anch'io un colloquio al telefono della stazione davanti alla stazione ferroviaria di Lugano anni fa. E c'erano lì, anche se era la primavera, quindi c'erano gli uccellini diciamo che la persona che mi stava intervistando è stata piacevolmente sorpresa dal rumore degli uccellini, quindi evidentemente se diciamo il background per noi che siamo radiofonici e cerchiamo sempre di mettere una base sotto quando parliamo è una cosa che può aiutare, no? Io ne ho fatto uno che ero in aeroporto e facevo uno scalo che venivo dal Cammino di Santiago, che ho fatto Spagna, Francia, Germania, Germania, Polonia, quando vivevo in Polonia, e mi hanno preso al secondo scalo che forse non so nemmeno se so io, però va bene, facciamolo adesso sto colloquio. Quindi capita, quindi questa è la comprensione dell'altro, dall'altra parte dire tutto bene, perché comunque è sempre, cioè è un po' che ci sentiamo sempre giudicati, no? E quindi magari il primo passo dovremmo farlo noi nel mettere a proprio agio la persona quando risponde al telefono. Poi non è vero che dipende dalle posizioni, perché alla fine io recluto da un profilo che è giovane fino a un profilo di, diciamo, alte responsabilità, però il rispetto va dato dal più piccolo al più grande. Quindi quando chiami, sei disponibile? Sì, no, e poi uno va avanti, questo sì. Al di là del fatto del curriculum e di tutto il resto. Ecco, da utente di agenzie e di reclutamento, ma anche e soprattutto da controparte, diciamo, di diversi tipi di aziende che poi mi hanno selezionato meno, volevo farti una domanda su quelli che sono, io credo, due miti, però insomma poi mi direi te com'è. Il primo è il mito del curriculum perfetto, perché in realtà in 15 anni di carriera io non ho visto un curriculum che dicessi oddio, d'ora in poi farò il mio sempre così, perché questo era assolutamente a puntino. E la seconda era il mito del feedback,
che credo di averlo richiesto intorno alle 500 volte e di averne ricevute meno di 30. Uno di questi 30 è stato il feedback più bello che abbia mai ricevuto, perché era pieno di cose su cui potevo lavorare e negli anni mi ha aiutato molto. Però veramente non te lo manda più nessuno al giorno d'oggi. Io lo faccio sempre perché è Perché io rispettoso. ti voglio bene. È rispettoso nella persona che ha fatto l'application, anche se alla persona, al candidato non importa nulla, dire perché no è importante. Sì, E sono d'accordo. quello che dico è, rimane sempre la prima esperienza che tu hai, il contatto che hai con l'azienda è il recruiter. Quindi, se il recruiter è una caccola, l'azienda fa quella figura lì. Se il recruiter è corretto e quindi lavora in un certo modo, io poi quello che dico sempre in azienda è che io spendo prima la mia di faccia, perché la mail c'è il mio nome, il mio cognome e poi c'è quello dell'azienda. Certo. E poi spendo il nome dell'azienda. Io quello che posso fare è la selezione della persona. Questo è il mio pensiero. Il curriculum non è perfetto. Tante volte la gente è veramente disperata e quindi scrive qualsiasi cosa, perché al di là, adesso ridendo scherzando, la 1 e 2 B, C e 3 e 4, la cosa è che adesso c'è tanta gente veramente disperata. Quindi Sì. non è che se io leggo C1, C2 dico questo non lo chiamo perché, oppure leggo il curriculum in italiano e non lo chiamo perché magari lo volevo in inglese. Io per esempio chiamo sempre tutti, indistintamente, se il curriculum è in tedesco o in portoghese chiamo sempre tutti, poi richiedo quello in lingua inglese perché ovviamente non è che lavoro io da sola in azienda, quindi hanno bisogno pure gli altri. Però non esiste il curriculum perfetto e non esiste nemmeno la selezione perfetta, perché essendo umani niente è perfetto, però Certo. è importante sapere quanto alla persona interessa quel lavoro. E allora sì, secondo me è E quello. scusa. No, dico, E l'altra domanda invece era deriva da un articolo che leggevo, tra l'altro la settimana scorsa. Nella pausa pranzo ogni tanto mi capita di imbattermi un articolo su LinkedIn che mi ritengo interessante, per cui mi metto a leggere invece di fare fattacci miei. Ed è l'articolista spingeva per l'abbandono di quella che era una delle mie domande preferite, cioè come ti vedi da qui a 2, 3, 5, 10 anni. Quanto viene utilizzata al giorno d'oggi in selezione una richiesta del genere? Perché veramente io da circa un anno e mezzo che io non uso faccio questa. domanda. Ti dico la verità, come ti vedi tra 3-5 Sì. anni? È un momento storico dove non sappiamo nemmeno quello che facciamo tra 60 secondi. Ecco. Sicuramente noi stiamo qui, però per carità. E L'articolista era d'accordo con te. quello che però chiedo è come vorresti contribuire in generale alla crescita della nostra azienda. Quello sì, Bello. perché se Che ha sei senso, un sì. plus e quindi o un plus, come vi pare, se lavori per noi, se vieni a lavorare per noi e io faccio la selezione e tu dici guarda Giusy, io voglio sta un anno, poi mi dispiace, voglio, non so, mi piace tanto il Portogallo, il sole, voglio vivere l'estate, tra un anno vado via. Ok, se c'è un lavoro che comunque, ma quando io cerco posizioni più alte, noi cerchiamo una stabilità. Uno è una questione di business, questo è poco ma sicuro, l'azienda non piace investire ogni 60 secondi sulle persone che ogni 3x2 dice oggi vado di qua, oggi vado di là, domani vado di là, no. E quindi se c'è una certa stabilità, Giusy, io non so, perché per esempio nell'azienda dove lavoro adesso dopo 3 mesi puoi fare l'application per la posizione superiore senza esperienza. Wow. Esatto. E quindi Poco. sì. E non devi avere l'esperienza per quella posizione superiore senza perché tanti magari sono talmente giovani che non ce l'hanno, quindi perché non dare un'opportunità a una persona giovane? Poi come azienda noi per esempio promuoviamo più gli interni, perché le persone fanno l'azienda. Quindi se le persone dell'azienda non sono felici, l'azienda può avere il miglior reclutatore del mondo, ma nisba, cioè niente. Quindi puoi stare pure là a reclutare 700 persone al giorno. Certo. E quindi secondo me la cosa più importante è che cosa vuoi portare all'azienda di tuo. Cioè, ok, magari tra 3 mesi apro la posizione, ci provo una volta, ci provo 2, ci provo 3, però so che questa è la qualità che ho, so che posso... Perché poi alla fine
il candidato è l'essere umano e quindi la persona, il singolo che fa la differenza. Magari io non ho la grandissima qualità della pazienza perché certe volte sbarello, quindi ci metto veramente poco a pigliare fuoco. Loro dicono un po' perché sono italiana, un po' perché è il carattere, diciamo perché sono italiana, però per esempio a me quando c'è una mancanza di rispetto, tipo mando sei interessato, poi per esempio una cosa, questa la dico a quelli che stanno dalla parte mia, dovete dire quanti soldi date, sempre. No, è un range, no, va chiesto perché è un diritto. Perché non è che mando 10.000 curriculum, poi sì vado là e poi magari mi perdo di qua, bisogna chiedere, quando ti chiedono il salary expectation, io voglio questo, perché ho fatto una ricerca e so che per avere una qualità della vita dignitosa vorrei questo, so che però l'azienda offre quest'altro, perché poi tutti sappiamo tutto e le cifre le sanno tutti, senza chiedere 3.000 euro e Winnie the Pooh col miele di fianco, perché non esiste. Però perlomeno essere onesti col reclutatore, essere onesti con se stessi, perché tipo noi abbiamo dei movimenti tra la Germania e il Portogallo che 6.000 euro al mese non capisco perché li chiedono, cioè stai là. Ok, fa caldo, qua c'è il sole, però 6.000 euro io non penso che li vedremo mai al mese. Quindi darsi una regolata, nel senso, chiedere 6.000 euro al mese in Portogallo, fammi sapere quando sia la posizione, che qualunque cosa sia l'application. Quindi straight away. Chiedere un salario, chiedere se il recruiter chiede, sì. Ok, quali sono le tue aspettative e dare una cifra, ma dare una cifra contestualizzata. Sì. Anche qui ritorniamo indietro al fatto di fare delle ricerche, di studiare, di prepararsi prima di parlare con qualcuno. C'è un sito che si chiama c'è un sito che si chiama Numbeo, questo era quello che consigliavamo, basta mettere la città e in teoria ti dà un pochettino l'immagine del costo della vita in un determinato paese, una determinata città, o perlomeno, visto che tutti hanno Facebook, c'è italiani a Lisbona, italiani a Sofia, italiani a Cork, bla 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 bla, ti iscrivi e dici oh che succede, ma questo è per tutte le nazionalità perché esiste per gli spagnoli ovunque, quindi un pochettino capire, tipo l'altro giorno leggevo sulla pagina di Italiani in Irlanda, ho un inglese basic, posso venire? Dove? State a casa tua? Guarda, puoi venire, basta che te stai. Anche lì, adesso questo lo raccomando da frequentatore di pagine Facebook di Italiani all'estero. Sì, è giusto consultarle, è giusto chiedere, però attenzione, come le recensioni, scrivete a noi se volete, che noi magari qualche indirizzo ve lo diamo, e iscrivetevi al canale, perché se ascoltate le nostre puntate ci avete delle informazioni importanti, e iscrivetevi ai nostri podcast. A questo punto ci metto tutto e ai nostri social cercate Una vita da lontano, mandateci 200 euro, non lo so, un po' di cose, ma parentesi chiusa, dicevo, così come fate per le recensioni su Amazon o su eBay o fate una media ponderata, nel senso non vi fidate sempre del massimo del minimo, perché ovviamente c'è qualcuno che ha delle opinioni diverse rispetto ai posti, e quindi, e soprattutto adesso nelle pagine Facebook una cosa che noto, c'è tanta negatività. Quindi cominciate intanto a scremare la negatività che viene fuori dalle pagine di Italiani A, e poi fate una media ponderata di quello che viene detto, perché se posso aggiungere un indirizzo, io suggerirei meglio con la WG anche di controllare Glassdoor, non peraltro perché ti dà il salario diciamo medio per la posizione per cui fai le diverse application. Chiaramente considerate che è un salario globale. Per esempio, io ho controllato il salario della mia posizione, siccome ultimamente è un po' inflazionata per l'apertura di molti operatori negli Stati Uniti, è schizzata alle stelle in questo momento il salario medio. Io so che nella realtà in Europa quello non si prende, però comunque dà una prima indicazione, e soprattutto, ragazzi, ci sono in questo momento molte aziende che ti danno più di un ufficio dove poter eventualmente spostarsi anche in zone molto diverse d'Europa o del mondo,
e il salario va rapportato a ognuna delle situazioni. A me è capitato proprio con l'azienda per cui lavoro, per cui mi avevano dato 3 diversi uffici dove poter stare, 2 all'interno della Bulgaria, però nonostante si trattasse della stessa nazione c'era una differenza di salario, per cui ho detto voglio questo se mi andate qui, questo se mi andate qui, e se finisco lì voglio quest'altro. No, io penso che ognuno ha le proprie esigenze, no? Quindi un conto è quando sei single, un conto è la famiglia, il cane, il gatto, la macchina. No, però io dico, a me è successo che ho avuto una telefonata e il cane, mi ero dimenticato. A me è successo che questa signora mi fa, ma io ho tanti debiti e vorrei un lavoro per, diciamo, ricoprirli. Certo. Ma io faccio il recruiter, non faccio nessun altro lavoro, quindi io non so poi la condizione effettivamente economica della persona, e io umanamente parlando non prendo la responsabilità. Sì, vieni, dai, va benissimo. Poi magari sei una che fuma 50 pacchetti al giorno di sigarette, e io che faccio? Cioè, poi magari consiglio un lavoro da 900 euro al mese a Londra. Sopravvive sì, facile, così smette. Così smette, sì. Di vivere, no, non di fumare, di vivere proprio. Allora, siamo al 40° minuto, per cui le nostre previsioni dicono che insomma tra 5, 6, 7 minuti ci fermiamo, no? Per cui io ho preso due appunti. Lo so, è stata la chiacchierata vola, quindi vuol dire che l'argomento è interessante. Vi ricordo, stiamo parlando con Giusy, che è una recruiter, di come si prepara un CV perfetto, abbiamo detto dall'inizio della puntata, ma insomma stiamo cercando di dare dei consigli a tutti quelli che magari sono già espatriati, vogliono cambiare lavoro, o magari non sono espatriati e vogliono provare questa avventura e cercare di dargli un'idea di come funziona il mercato del lavoro all'estero. Io allora mi sono scritto un po' di cose: numero di telefono e email corretti, niente email tipo trottolino amoroso, utilizzare un foglio Excel con la lista delle posizioni per le quali applicate, perché magari potete applicare per 10 posizioni diverse e qualcuno vi chiama e non sapete. Ho un consiglio al riguardo. Quando fai la lista, al termine segnati anche la data in cui hai fatto l'application, perché una settimana dopo, scusate, inizi a rompere per sapere che cosa è successo di quella procedura. Prima della settimana no, ma dopo una settimana sei entitled. Ok, perfetto. Non copiare i propri skills dal CV, per il CV dalla job description, quindi non mandare il CV in italiano se si applica in un altro paese, quindi no, in inglese. Per il Portogallo inglese, magari scrivetelo in portoghese o al massimo in inglese. In inglese. A me che non sia la Svizzera e il cantone italiano. Ecco, essere sicuri della persona con cui si parla, quindi non dite a Giusy Jennifer, ma insomma prendete 2 note. Richiedete un feedback sulla candidatura alla fine, se possibile, se ve lo danno, perché così imparate e migliorate. Domandate, quindi preparatevi una domanda. Giusy per esempio ci diceva: come vorresti contribuire all'azienda nei prossimi X numero di anni, quindi potrebbe essere una domanda sulla quale prepararsi. Chiedere il salario e dare una cifra adeguata al posto dove andate a lavorare. Per questo magari cercate sui siti internet, sulle pagine Facebook, insomma cercare di capire dove potete sapere quanto più o meno si può guadagnare in quel posto, e quindi dare un range al recruiter, non senza sparare cifre iperboliche o minime, perché poi ovviamente le aziende, se possono risparmiano, se voi dite una cifra bassa, ma non sparate troppo alto, perché sennò avete dei cifre che non c'entrano niente. Ho detto tutto fino adesso? Ci manca una cosa che sicuramente Raffaele hai dato per scontata, di non sconfinare nel campo della fiction quando si deve mettere giù il curriculum. Un po' di fantasia è, come dire, è accettata e sopportata, ma non proprio la pura invenzione totale di cose fatte.
No, diciamo un infiorettamento è abbastanza usuale di, diciamo così, mettere una posizione normale con un suo tutto altisonantemente. Però se voi scrivete cose che non avete fatto, non esiste, perché si scoprono subito e a un certo punto sono quelle cose che poi ti fanno anche perdere reputazione successivamente al diciamo questa prima scrematura del curriculum. Anche perché delle volte per alcune posizioni si chiedono le referenze. Ecco. Sì. Quindi se uno dice che ha lavorato alla NASA, ma poi chiamano la NASA e dicono ma Piero Carlucci chi è? Dice, ma noi non sappiamo chi sia Piero Carlucci, però ci ha detto che lavorava alla NASA. Era quello che ha atterrato sulla Luna, si chiese Mango, why Mango? E soprattutto aspetta che non ho avuto il tempo di mettere il rullo di tamburi, ma insomma la rifaccio se vuoi. Dai, rifalla, dai. Okay. No, lasciamo perdere, invece no, avrei una domanda, però finisci con le salite. No, dicevo, non fate come me, quella volta che sono andato a fare quest'interview per questo posto di lavoro all'Imeric, lo possiamo dire che poi non mi hanno dato, per la cosa che vi dirò, quando poi parlando in italiano con la persona che mi fece l'interview, le dissi, però parli bene l'italiano, io ho convinto che la signora fosse irlandese, e lei mi disse, no, veramente sono italiana, e quindi... Adesso capite perché non ho avuto quel lavoro, ma insomma, quindi state, insomma, fate i compiti prima per sapere più o meno chi è la persona con la quale parlerete durante l'interview. Allora, prima della domanda, tra l'altro, volevo aggiungere una cosa sul curriculum che diceva giustamente Emiliano. Il mio primo curriculum in inglese era una versione ancora più fantasiosa del gatto con gli stivali. Cioè, non credo che ci fosse, no, perché metti Cosma, che ci fosse giusto il mio nome di attinente alla realtà. Direi che sarebbe potuto riassumere con Piero Millantato Credito Carlucci. Ma moving on. Ecco, moving on. Emiliano. Invece, alla fine del colloquio, quando voi chiedete a noi, hai una domanda da farci, che ve dovevamo domandare? Allora, io adesso l'ho imparato con gli anni, però magari i nostri ascoltatori può tornare utile. Beh, io per esempio una cosa che faccio è chiedo se vuole procedere o meno con l'application, e quindi se magari io non te lo chiedo, tu mi dici qual è l'altro step o il secondo step, perché sarei interessato, oppure no, grazie mille, non sono interessato, oppure sì, sono interessato ma sono in process con altre 3 aziende, per esempio. Okay. Un'altra cosa che può essere chiesta è sicuramente quando inizia il progetto, perché se la persona, se il candidato ha un notice period, quindi non so, posso lasciare solo in 30 giorni, non tutti, ringraziando Dio, sono disoccupati, quindi ci posso lasciare in 30 giorni, poi più andiamo in alto con le posizioni, più hanno giorni, qua arriviamo fino a 60 giorni da contratto, quindi dice guarda, ho 60 giorni. Io ne ho avuti 90. No, sono un po' tantini. Io ne ho avuti 90. E quindi dice guarda, ho questi giorni, e chiedere per gli step successivi la data di inizio e come si procede, se la persona è interessata, quello sì. Se la persona non è interessata, solitamente uno lo capisce dopo i primi 4 minuti. Sì. Ecco. No, ne ho avuti 90, ma la fortuna era che l'azienda stava cercando di dismettere personale in maniera quasi con disperazione, per cui quando mi sedetti col mio capo e dire ma potrei andare via dopo 30 giorni, ma guarda, adesso o ieri prima faccio sapere. Cioè, noi ci mettiamo un attimo, praticamente se te ne andavate, io no, altri 30 giorni, mi sto dando, non sto a fare niente, lo stipendio, e mi stetti 30 giorni con uno stipendio gratis. La cosa bella è che i VIP del nostro sito decisero che bisognava fare un torneo di biliardo online a minigame, per cui letteralmente ho lavorato giocando a biliardo online. Che bello. Chi li vede più soldi del genere? E poi aspetta, c'è una cosa a proposito del biliardo che sarebbe carino, oltre a dire il salario e tutto quanto, è quali sono i benefit, che cosa offre l'azienda, perché adesso principalmente lavoriamo tutti da remoto.
cosa fa, cosa non fa. Noi per esempio abbiamo un progetto bellissimo in azienda che è il counselor, danno sostegno comunque alle persone se c'è qualcosa di cui vogliono parlare, e siamo i primi in Portogallo che l'abbiamo al momento. Quindi avere anche un'azienda che si prende cura della persona non è male, perché adesso prima qua c'è ancora adesso c'è la partnership con l'azienda, con la palestra, però non è che sia proprio l'ideale, adesso le persone la tengono un po' alla larga, e quindi magari se c'è qualche altra cosa, se per esempio se bisogna utilizzare il computer, fornite il computer, non fornite il computer, il training è da casa, il training è in ufficio. Butto lì una cosa, la pagate la licenza di Office? Questo però è abbastanza borderline. Lasciami la Samo perde. E un'altra cosa per esempio che è importantissima, che giorno pagate? Quindi tu sostanzialmente ci stai dicendo che fare domande non è sbagliato, fare domande sul lavoro che stai cercando, anche se magari a tutti i costi, ma stai cercando di valutare, di avere, di guadagnare quella posizione, però ciò non toglie che bisogna essere curiosi, bisogna cercare di capire tutto quello che è in ballo, quindi non solo se ti daranno il lavoro oppure no, ma di trattare questo oggetto misterioso come nuovo lavoro da tutti i suoi punti di vista, perché è una cosa intanto rispettosa per se stessi, per il lavoro, per chi ti sta intervistando, ma soprattutto ti evita cattive sorprese successivamente. In più considerate che, come Giusy ci ha detto più volte, ci ha fatto capire, diciamo così, questo mondo non è grande, ma poi alla fine bene o male il mondo è finito, diciamo, del recruiting e delle posizioni delle persone, per cui qualche volta si fanno anche degli errori che poi rimangono in circolo per tanto tempo, ed è difficile da scrollarsi di dosso una reputazione sbagliata. Quindi cercare di fare le cose correttamente, con calma, anche se ne avete assolutamente bisogno, però è meglio fare un grosso respiro e fare mente locale e fare le cose per bene, anche se tu vorresti dire sì, prendo tutto, qualunque cosa, datemi. Quindi ho fatto un piccolo recap. No, hai fatto bene. Io quello che dico sempre, per esempio, quando c'è il lavoro su turni, che non è lunedì, venerdì 8-5, ma è 24-7, che significa 8 ore al giorno più un'ora per il break, ma 2 giorni off è ok, però va chiesto, perché magari io ho imparato col tempo che per me magari tante cose sono scontate, ma più il profilo è giovane più vanno date informazioni. Però quello che dico è che se non interessa a te dove vai a finire, la reclutatrice o il reclutatore, tante volte noi dobbiamo rispettare target, tempi e cose del genere. Lo vuoi il lavoro? Sì, c'è bisogno, ma veramente questo è il lavoro? Fai tutto? Sì, faccio tutto, e poi ci ritroviamo magari dentro un lavoro e ci vorremmo solo uccidere perché non è il lavoro che nemmeno sapevamo che dovevamo andare a fare quella cosa. Quindi chiedere, penso che sia per noi stessi, questo è quello che dico in tutte le application che facciamo, però è il rispetto che diamo alla persona che lavora per aiutarci ad entrare nell'azienda, e non è una cosa da poco, è una cosa che va fatta, perché quello è lo specchio poi dell'azienda stessa. È vero. Quindi, siccome siamo praticamente arrivati alla conclusione della puntata, abbiamo detto un sacco di cose utili, per come siamo fatti noi tre avremo sicuramente bisogno di qualche ripetizione, quindi nella prossima stagione faremo una puntata a tema, diciamo, sullo stesso tema, magari questa volta facendo proprio delle interviste finte con te per capire se andiamo bene o no. Però alla fine della puntata ti voglio chiedere se secondo te abbiamo coperto tutte le aree che potevamo, se abbiamo dimenticato di farti qualche domanda giusta o anche sbagliata, però se il curriculum della puntata era buono, insomma. Ecco. Io penso che
penso che in maniera generale vada benissimo, perché abbiamo detto le cose basi vanno bene, però poi ognuno, giusto per precisare la cosa, dipende sempre per quale azienda applichi, dove applichi e per quale posizione applichi. Quindi tante sfumature, Sì. però a seconda del livello, dell'azienda, del settore, tante. Però io un consiglio in generale a tutti i livelli: più sei informato e più sei te stesso e meglio è. Che mi sembra. Perché qualcuno diceva il lavoro nobilita l'uomo, però se poi rimani dentro un lavoro che stai male, specialmente in questo contesto storico, è tosta, perché poi non trovi più via d'uscita, perché quando lavori è difficile pure trovare un lavoro. È vero, Ecco. è vero. Quindi diciamo che tante sarebbero le sfumature, però queste, diciamo, le basi, tipo almeno fatevi trovare se mandate il curriculum, quello sì. E rispondete, diciamo, da svegli. Ecco. Allora, quindi questa era la nostra quarta puntata della terza stagione, la 60ª complessiva. Ringraziamo, e comincio io, Giusy, per essere stata con noi, per Grazie a averci, diciamo così, parlato con franchezza di ovviamente dell'altro lato di questa cosa della ricerca del lavoro, del lato oscuro, diciamo. non so, per come l'ha messa, tanto oscuro è più il contrario, insomma, per quanto mi riguarda. Ovviamente. E quindi io ti ringrazio per essere stata con noi. Lascio agli altri due loschi figuri, loro sì, almeno uno di loro due sia al lato oscuro, di concludere questa puntata. Sì, saresti tu. Non avevo dubbi. Bene, prima delle spiegazioni social di Raffaele, vi ricordo che dopo questo meraviglioso giovedì, la prossima puntata sarà in onda dopo le feste di Halloween, dopo i dolcetti, dopo gli scherzetti, dopo i senzatetti e tutte queste cose qui, ovvero il 4 di novembre. Detta questa, grazie ancora a Giusy. Raffaele, prego, spiega cosa debbono fare tutti i nostri ascoltatori per filo e per segno, iniziando con i 200 euro a testa e ci arrandiamo. Allora, se siete arrivati fin qui e quindi la puntata è stata così interessante che avete deciso di seguirci fino alla fine, se ci state guardando su YouTube, tra un po' passerà un circolino sul quale potete cliccare per iscrivervi, oppure cliccate in basso a destra del video e potete iscrivervi al nostro canale in questo momento. Scaricate i nostri podcast, se magari, che ne so, andate a fare una corsa oppure lavorate con la musica, invece di ascoltare Bacca, ascoltate noi che vi raccontiamo la vita, la morte e i miracoli degli expat di tutto il mondo, e come in questo caso vi diamo dei consigli preziosi su come trovare lavoro o come, insomma, migliorare il vostro curriculum. Per il resto, questa era una nuova puntata di Una vita da lontano, live sometimes ed in podcast praticamente sempre. Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata. Ciao. Ciao.